Vi siete mai sentiti come Jim Carrey nel famoso film The Truman Show? State camminando felici in un luogo dove tutto sembra reale e invece attorno a voi è tutto finto. Beh, a me è successo qualcosa di molto simile a Datong, una città cinese di oltre 3 milioni di abitanti che si trova a poco meno di 2 ore di treno da Pechino. Ho passato 2 giorni a camminare tra le sue grandi mura, tutto mi sembrava bellissimo, così autentico antico, e invece era tutto finto. Benvenuti in una nuova puntata di Storybeat. Prima di iniziare questo video ci tenevo a ringraziarvi di cuore per il successo che ha ottenuto lo scorso video su Skanderbeg, davvero inaspettato e soprattutto con dei numeri che possono sorprendere per un canale così piccolo. Ne approfitto per ricordarvi che ogni sottoscrizione, ogni commento, ogni like conta. Mi permette di continuare ad approfondire queste bellissime storie, a migliorare la qualità dei video e a portare contenuti nuovi. È un messaggio per i miei fratelli e sorelle albanesi: non temete, l'Albania tornerà ad essere il protagonista di alcuni dei miei prossimi video, ma oggi ci spostiamo in Cina. Sì, perché la protagonista di oggi è Datong, una città che si trova nel nord della Cina, nella provincia dello Shaanxi, che è una regione montuosa e ricca di carbone. È stata per secoli una città prevalentemente industriale, famosa per le attività di estrazioni minerarie. Anche per questo veniva considerata la città più inquinata della Cina. Ma Datong ha anche un'altra identità, ha una cultura antica che richiama i grandi fasti del passato dell'impero cinese, perché dal 386 al 494 fu la capitale di uno dei regni in cui si era frammentato l'impero. All'epoca si chiamava Pingcheng ed era la capitale del regno dei Wei del nord. E di quel periodo ci rimangono 2 capolavori assoluti: le grotte di Yungang, scavate nella roccia e decorate con oltre 51.000 statue del Buddha che ho avuto la fortuna di visitare, e il tempio sospeso, costruito su travi di legno incastrate nella parete di una montagna come se sfidasse la gravità. E infatti quando sono arrivato a Datong pensavo di utilizzarla solo come punto d'appoggio per andare a visitare poi le grotte e il tempio sospeso. E invece dopo qualche camminata mi sono trovato davanti a un centro storico bellissimo, mura imponenti, lanterne, pagode, torri, tutto perfettamente restaurato. E per chiunque abbia visitato la città di Pechino, o meglio ancora abbia visto il mio video sulla città proibita, sapete benissimo quanto possono essere grandi questi centri storici, che sono delle vere e proprie città nella città. Io ovviamente ero esaltatissimo, ho iniziato a mandare messaggi a destra manca ad amici e familiari dicendo che avevo trovato una perla fantastica. Sono in questo momento nel centro storico di Datong e ho scoperto che è praticamente un'altra città nella città, cioè ci sono zone di periferia, palazzi vecchi, palazzi nuovi, templi, cose da vedere. Cioè le mura nascondono un'altra città, praticamente l'ho appena scoperta. No, ma veramente bello. Poi ti faccio vedere, però incredibile, è una perla, cioè bellissima. Tra l'altro sono stato letteralmente l'unico occidentale per 2 giorni in una città così grande, tutti mi guardavano, tutti mi fissavano e davvero mi sentivo molto molto fortunato. Solo quando ho deciso di realizzare questo video, approfondendo quindi la storia della città, ho scoperto che era tutto finto. Quello che avevo davanti non era il centro storico originale, ma una ricostruzione completa che confondeva stili ed epoche diverse e che era stata realizzata proprio con l'obiettivo di attrarre turisti più o meno consapevoli. Io ero tra quelli meno consapevoli. Tutto è cominciato nel 2008 con il nuovo sindaco Zheng Yanbo, che aveva un piano ambiziosissimo: demolire quasi interamente la città storica dell'epoca e ricostruirla com'era nell'epoca Ming e Qing, quindi tra il XIV e il XIX secolo. Su questa figura mitica e molto divisiva del nuovo sindaco, un regista cinese, Zhu Hao, spero di pronunciarlo correttamente, ha anche realizzato un documentario, The Chinese Mayor, che racconta proprio gli ultimi anni del suo mandato. E tra l'altro ho visto che fu proiettato anche in Italia, anche a Milano, quando uscì nel 2014. Il paradosso di questa storia è che la vera e autentica Datong non era dell'epoca dei Ming. Il suo splendore risaliva a 1500 anni prima, all'epoca dei Wei del Nord, come ho detto all'inizio, quando era la capitale di quel regno. E questa fu una delle tante obiezioni che i detrattori del sindaco hanno posto rispetto a questo ambizioso piano. In pratica è come se Zheng avesse reinventato un passato che non era veramente esistito.
L'obiettivo di questa operazione, almeno da un punto di vista molto alto, potrebbe essere anche condivisibile, nel senso che il sindaco voleva cambiare l'economia di una città da un'economia mineraria e quindi molto inquinante, molto dannosa, a un'economia culturale e prettamente turistica, facendo di Datong una sorta di capitale della cultura. Peccato che per mettere in pratica questa grande operazione serviva innanzitutto lo spazio, e così cominciarono le demolizioni. Secondo le fonti locali, oltre 23.000 residenti furono trasferiti solo per il restauro delle mura, e a un certo punto del documentario il sindaco ammette di aver demolito 160.000 case, quindi è possibile che in realtà le persone che sono state allontanate con la forza siano diverse centinaia di migliaia. In totale, più di 3 km quadrati del centro storico furono completamente rasi al suolo. Alcuni cittadini cercarono di resistere, c'erano ovviamente famiglie che erano lì da generazioni, persone malate o molto anziane, persone che non potevano o non volevano sostenere un costo economico così alto per sé e per i propri cari. Immaginatevi per un momento di essere costretti ad abbandonare la vostra casa e perdere tutti gli investimenti che ci avete fatto in termini di ristrutturazioni, interventi, restauri, ma anche investimenti emotivi, perché nella casa ci sono i ricordi di tante famiglie. E tra l'altro non è nemmeno detto che lo spazio nelle case nuove fosse proporzionato a quello che c'era prima. Nel documentario a un certo punto un'anziana signora lamenta che le sarebbero serviti 2 appartamenti e non uno per ospitare tutto il nucleo familiare. Un'altra donna con 2 figli piccoli nel documentario dice: non so cosa insegnare ai miei figli, fidarsi del governo o difendere i propri diritti, la propria casa. Ma le ruspe hanno continuato ad avanzare. Le case venivano demolite e al loro posto spuntavano palazzi in stile Ming, torri, portoni, tetti di legno, ma costruiti con cemento moderno e mattoni industriali. I costi complessivi sono molto difficili da reperire perché, come immaginerete, non è facile ricevere dati ufficiali dalla Cina e le fonti giornalistiche riportano numeri abbastanza diversi. Però sono riuscito a trovare uno studio del 2018 pubblicato dalla Amsterdam University Press e quindi leggibile in inglese, che ha calcolato un investimento complessivo nei 5 anni di amministrazione di questo nuovo sindaco pari a 100 miliardi di yuan, che corrispondono circa a 13 miliardi di euro. Ecco, sono numeri impressionanti, soprattutto se paragonati a quanto si investiva in opere di urbanizzazione a Datong prima dell'arrivo del sindaco. A Datong infatti venivano investiti per l'urbanizzazione 100 milioni di yuan annuali. Questo significa che se paragoniamo un anno prima dell'arrivo del sindaco e un anno invece durante l'operato del sindaco Zheng, le spese annuali in opere di urbanizzazione sono aumentate di almeno 200 volte. Nel 2013, e questo si vede anche dal documentario, quando i lavori erano ancora lontani dalla conclusione, Zheng fu improvvisamente trasferito in un'altra città, Taiwan, che è la capitale della regione, lasciando Datong in pieno caos. Ovviamente non sono noti i motivi di questo trasferimento, che avviene davvero all'improvviso. Nel video si vede proprio il sindaco abbandonare piangendo la città, con centinaia di persone che gli chiedevano a gran voce di rimanere. Ecco, forse ci può essere una qualche correlazione nell'enorme indebitamento che la città di Datong ha dovuto accumulare per affrontare un'opera così mastodontica, ma queste sono solo supposizioni. In ogni caso la sua figura è rimasta leggendaria. Per alcuni era un visionario che aveva risvegliato finalmente l'orgoglio della città. Per altri un amministratore autoritario che aveva sacrificato migliaia di persone in nome della propria immagine e nel tentativo di lasciare un segno indelebile nel suo operato. Il documentario racconta proprio gli ultimi mesi del suo mandato, fino alla scena finale, come dicevo prima, che sembra tratta da una sceneggiatura cinematografica ma che in realtà era dannatamente vera. L'ormai ex sindaco Zheng che lascia Datong in lacrime col sogno di una nuova città ancora incompleto. Ecco, il documentario è stato girato nel 2013 ed è uscito nel 2014, quindi sono passati poco più di 10 anni da quelle immagini. E ripensare oggi a quando camminavo nel centro storico di Datong fa un certo effetto. È un po' la stessa sensazione di Jim Carrey nel film che ho citato all'inizio del video, The Truman Show, quando realizza che attorno a lui le cose non sono reali come sembrano. Tutto è nuovo, ordinato, perfetto, ma non è vero, non è autentico. Ed è questo un po' il punto centrale del discorso. La storia dà delle sensazioni, delle emozioni che non possono essere ricostruite come se fossimo a Disneyland o a Gardaland. Immaginatevi per un momento se domani demolissero il Colosseo perché è troppo trasandato e ne ricostruissero una copia esattamente identica e autentica rispetto all'originale. Ecco, assaporate il vostro sdegno, vi sento urlare da qui, e immaginate per un momento di essere uno degli abitanti di Datong. Ecco perché autorevoli testate internazionali come il Guardian l'hanno definita la città antica costruita ieri.
e hanno parlato di false reliquie. Gli esperti di architettura delle università cinesi hanno criticato la ricostruzione come il più grande danno mai fatto al patrimonio storico della città. E tra l'altro, oltre a sbagliare il periodo storico di massimo splendore di Datong, ci sono proprio degli errori importanti, perché ad esempio le mura sono state ricostruite con dei mattoni moderni che non hanno niente a che vedere con la terra battuta e la tipologia di superficie dell'epoca Ming. Molti templi sono stati ampliati o ridisegnati secondo criteri estetici contemporanei. E la stessa UNESCO ha criticato l'intervento, soprattutto quando Zheng avviò lavori vicino alle grotte di Yungang senza autorizzazione preventiva. E allora la storia di Datong è interessante perché apre a molte domande. Innanzitutto, è possibile ricostruire ciò che è antico e presentarlo come autentico? Dove comincia la valorizzazione e dove finisce la falsificazione? In Cina la ricostruzione del patrimonio è un tema ricorrente. Dopo decenni di distruzioni, dalla rivoluzione culturale alla modernizzazione, molte città stanno cercando di recuperare il passato. Tuttavia, spesso questo passato finisce per essere reinventato e non preservato. E poi c'è la grande questione sociale. Ci sono decine, forse centinaia di migliaia di persone che hanno perso la casa, spesso senza compensazioni adeguate. Come dice il regista del documentario Zhu Hao, volevo far riflettere il pubblico su cosa si aspetta dal proprio governo e su quali sacrifici siano accettabili in nome del progresso. In ogni caso, se vi ritrovate in una situazione simile alla mia, cioè siete a Pechino e avete giusto 1 o 2 giorni per potervi allontanare e visitare qualcosa di diverso, vi consiglio di usare Datong come punto d'appoggio per raggiungere le grotte di Yungang oppure il Tempio Sospeso. Io ho visitato le grotte e il parco che le circonda, che è davvero immenso e molto curato e ben tenuto. Si contano 252 grotte e oltre 51.000 statue, realizzate tra il V e il VI secolo. È uno dei complessi buddisti più imponenti dell'Asia e segna il momento in cui la fede buddista viene adottata ufficialmente dallo Stato durante la dinastia dei Wei del Nord. A differenza del centro di Datong, queste sono realmente autentiche e sono considerate un sito di valore universale protetto e studiato con continuità dalla Yungang Grottos Research Academy. Visitandole colpisce la scala del complesso e la precisione delle decorazioni, ma anche il fatto che dopo più di 15 secoli gran parte delle sculture sia ancora leggibile e intatta. Bene, anche oggi siamo arrivati ai saluti conclusivi. Come sempre, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un bel pollicione in su. Commentate pure se avete dubbi, domande, curiosità, io vi leggo sempre volentieri, vi ringrazio e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!